bada come la fuma. E ora là, voilà. Cari amici, oggi andiamo a fare con questo pezzettino di scamerita lo spezzatino alla napoletana. Ora io ci metterò un pochino del mio, ma insomma in linea di massima la ricetta è questa qui: la cipollina, la nostra patata, un po' di pomodori, un po' di sedano e piselli. Voilà, questa è una ricetta napoletana che mi faceva sempre mia mamma. Tagliamola in pezzettini, non tanto piccoli che poi dopo andranno a rimpiccolirsi a conseguenza del calore e diventeranno, se no, troppo minuscoli. Vi ricordo che ci vuole una carne un pochino nervosa, ok? Non troppo morbida. Il risultato sarà migliore. Tutto in pentola. Filo d'olio. La vado a cicatrizzare su tutti quanti i lati, così tutti i succhi rimarranno all'interno. Ci vado ad aggiungere anche la nostra cipolla, così un pochino cuocerà. Questa operazione deve durare 10 minuti. Tagliate già le patate, via le patate, via un po' di sedano, pisellini, come si dice, tutto insieme appassionatamente. Ora sgrasso un po' la pentola. Voilà. Quest'acqua si recupera dentro. Ok, perfetto. Un po' di vino bianco. Di sale, un pochino di pepe, un altro filo d'olio, ora io lo lascio riposare qua dentro mezz'ora, poi lo metto in forno per un'ora e mezza a 200 gradi, ok? Vi vorrei lamentare questa cosa: questo è un piatto tradizionale, ok, siamo d'accordo, ma quello che dico sempre io, metteteci del vostro, anche se è un piatto tipico, ci potete mettere l'aggiunta di qualcosa, qualcosa in più, qualcosa in meno, nessuno muore. Le ricette sono fatte apposta per personalizzarle, per dare un qualcosa in più o un qualcosa in meno, l'importante è che piaccia a voi, ok? Bene, procediamo, inforniamo. Voilà, in forno 200. Via. Ecco la situation. Ora piano piano l'acqua andrà via, evapora e rimane la cremina. Bada come la fuma. Là. Vedete?
Se volete farlo asciugare di più lo lasciate un pochino più dentro, ma io lo lascio un po' liquido perché io lo faccio riposare un pochino e questo poco liquido sparirà. Bava come la fuma. E ora là. Guarda la fuma. Guarda qui com'è succosa. Uno spettacolo. Piatto. Alla fine è un piatto povero. In totale in 2 ore fate tutto, anzi il consiglio mio è farlo per la mattina, la sera o la mattina presto per il giorno. Farlo e mangiarlo subito può andare bene, ma deve riposare un pochino, tutti i suoi sapori si devono amalgamare. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta, ne faremo altre più buone. Guardate un po', volete fare uno spezzatino come questo? Guardate che spettacolo. Seguite questa ricetta.